Ciao, sono Fabrizio Dalisera. Oggi voglio parlarti di due note particolarmente ostiche del registro sovracuto, Sol e La bemolle, e di esercizi che possono aiutare a migliorare il controllo in generale sul registro sovracuto, poiché queste note sono delle note che, una volta domate, per così dire, ci danno molta più sicurezza e molta più facilità anche nel resto del registro. Intanto, sigla! Prima di iniziare voglio dirti rapidamente che ogni settimana pubblico un nuovo video. Gli argomenti possono essere vari, quindi esercizi di tecnica, armonia, dischi che sto ascoltando, suoni che sto trascrivendo. Insomma, vari aspetti che riguardano comunque la sfera del sax e del jazz. Quindi se come me hai la passione per questo, ti consiglio di iscriverti al canale. A te non costa nulla, a me puoi dare un piccolo aiuto e soprattutto sarai aggiornato sui prossimi video. L'argomento di oggi nasce dal fatto che la scorsa settimana sono stato in conservatorio a Genova, dove quest'anno sto insegnando sassofono jazz, ed è uscita fuori questa domanda che non mi aspettavo, cioè hai una routine, hai degli esercizi, qualcosa che fai per il registro sovracuto? Ci ho pensato un attimo ed effettivamente sì, c'è qualcosa che faccio e non so perché non ne avevo mai parlato prima, quindi ve ne parlo oggi. Allora, le prime note sovracute, ossia il Sol, che è la prima nota sovracuta, dato che il Fa diesis è l'ultima nota del registro acuto, il Sol ed il La bemolle, quindi in realtà le note che sostanzialmente sono le più basse del registro sovracuto, sono in realtà, secondo me, le più problematiche in assoluto, o comunque sicuramente fra le più problematiche. Questo perché la loro emissione è non facile e soprattutto non sono molto stabili, quindi può capitare magari di prendere queste due note in modo anche buono, facendo un attacco sul suono, però poi di perderle poco dopo. Allora, gli esercizi che voglio proporvi oggi sono degli esercizi che possono aiutarvi su queste note. Per quanto riguarda l'introduzione a cosa sono i sovracuti, cosa è la serie dei suoni armonici, le posizioni dei sovracuti, eccetera, ho fatto dei video in precedenza che quindi vi metto qui in alto a destra. La cosa secondo me che si può fare molto produttiva è quella di iniziare con una scala cromatica che arrivi fino al registro sovracuto. Parto da Sol col portavoce ed arrivo fino al Sol sovracuto. A questo punto riscendo. Perché è buona questa cosa? Perché in questo modo facciamo caso non solo a produrre la nota sovracuta e basta, in questo caso il Sol, ma a capire se è collegata bene col resto del registro e anche un altro aspetto molto importante, se il suono è, se il timbro è lo stesso, se è coerente col resto del registro, perché spesso capita che queste note abbiano un suono un po' povero, un po' strozzato, un po' soffocato. Invece in questo modo cerchiamo di rilassare bene la laringe e di arrivare fino alla nota sovracuta. La faccio di nuovo. Questa volta però salgo e scendo in una sola presa di fiato. Chiaramente, se volete, potete anche fare questi esercizi con un metronomo. Ehm, Proseguo con la nota ancora più ostica, cioè faccio la stessa cosa, questa volta però andrò dalla bemolle alla bemolle.
sentito, stavolta il suono era un po' più impreciso, riprovo. Adesso collego la scala fino a La in modo tale che mi troverò le note Sol e La bemolle all'interno della scala cromatica di La. Poteva essere meglio, sinceramente, la riprovo. Ok, meglio adesso sicuramente. Questo è molto importante perché in questo modo, secondo me, oltre a produrre le note, verifichiamo se sono ben collegate al resto del registro, diventiamo anche più pratici delle diteggiature, perché oltretutto queste note, oltre a essere difficili, hanno pure delle diteggiature scomode, quindi questo aggrava ancora di più la difficoltà del registro sovracuto. Un altro esercizio che voglio dire che secondo me è molto importante è quello di prendere una zona, facciamola apposta difficile. Partiamo da Fa, quindi farò dal Fa acuto fino a La sovracuto, quindi farò Fa, Fa diesis, poi entrerò nel Sol sovracuto, La bemolle e La. Però questo esercizio ha senso farlo a ciclo continuo, cioè devo salire e devo scendere. Provo. Ok, questo è importante perché in questo modo vedo se non ci sono armonici indesiderati nel suono. Cioè, che cosa vuol dire? Provo a sbagliare intenzionalmente. Ecco, avete sentito questo suono qui? Se succede questo, vuol dire che il suono non è centrato e quindi l'armonico non esce, anche perché alla fine, diciamo, non viene detto spesso, però sostanzialmente i suoni sovracuti sono degli armonici che noi prendiamo con delle posizioni per rendere più agevole la tecnica, ma in realtà sono dei suoni armonici. Quindi quando non esce un sovracuto c'è un problema negli armonici. Riprendo l'esercizio più lentamente. Bisogna fare questi esercizi stando attenti non solamente a far uscire le note, ma a collegarle in un modo fluido con il resto del registro e anche dal punto di vista timbrico ad avere un timbro che sia coerente, che non cambi con il resto del registro. Inoltre, secondo me, sono importanti questi esercizi perché ci aiutano a capire come connettere i registri, poiché quando siamo all'interno di un solo, la cosa che secondo me funziona non è prendere una nota sovracuta così tanto per prenderla, ma è cercare di collegare in modo melodico, in modo interessante queste note al resto del registro. Cioè, non so, vi faccio un esempio. Eccetera. Quindi è importante esercitarsi a far questo piuttosto, secondo me, che a produrre le note acute, sovracute e a tenerle fisse. Quindi qualcosa tipo questo.
Io personalmente non trovo molto utile questo, a meno che non abbiate proprio problemi a produrre una singola nota e non vogliate concentrarvi su di essa, però secondo me l'aspetto importante è capire come connettere queste note al resto del registro dello strumento e quindi la scala cromatica in quella zona di transizione dal registro acuto a sovracuto, quindi partite dal fa diesis, mettendo il sol e il la bemolle che sono due note ostiche, potete volendo arrivare fino a là, chiaramente potete anche salire, però cercate di lavorare sulla transizione dal registro acuto al registro sovracuto. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ovviamente se hai dei suggerimenti, modi in cui pratichi il registro sovracuto, se hai delle domande, scrivile nei commenti in modo che io possa rispondere. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.